Quella appena passata è stata la 10ª settimana in cui il 10 in tutte le sue potenze ha invaso l'intero universo. In primo luogo è stato il 10° anniversario di Expelled from Paradise, uno Xenoblade versione film. Poi la versione Definitive Edition del capitolo Cross ha raggiunto il 1.000.000 di visualizzazioni in pochi giorni e infine abbiamo raggiunto i 1.000 Nopon sul canale. Grazie a tutti voi per il supporto e la fiducia accordatami. Per l'anno prossimo in programma parecchi contenuti interessanti che spero saranno di vostro gradimento. Ancora un super grazie a tutti e prima di iniziare con questo notiziario più xenocentrico del solito potete supportare la serie con un bel 10. Mentre aspettiamo con ansia il prossimo hardware Nintendo, è stato pubblicato il rendiconto finanziario del primo semestre fiscale 2024-25, i cui dati mostrano che la console ha superato le 146 milioni di unità vendute. La classifica dei 3 giochi più venduti è rimasta invariata, quindi Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing New Horizon e Smash Bros Ultimate. Nel frattempo la console si colloca al 3° posto tra le più vendute di sempre, posizionandosi dietro il Nintendo DS e la PlayStation 2, che detiene il trono con oltre 10 milioni di unità di vantaggio. The Binding of Isaac, il gioco che ha portato prestigio al genere roguelike, celebra il suo 10° anniversario. Per festeggiare questo traguardo verrà introdotto il tanto atteso multiplayer online che permetterà di giocare in modalità cooperativa da 2 a 4 giocatori. Con questa novità Isaac diventa un titolo più vasto e completo che mai, diventando praticamente perfetto. Adesso non manca davvero più nulla a quest'opera straordinaria che si è sempre saputa evolvere e sorprendere i fan. Nintendo celebra l'uscita di Mario e Luigi Fraternauti alla carica, permettendo ai fan di immergersi ulteriormente nel mondo di gioco attraverso degli accessori esclusivi. Lo store offre infatti la possibilità di ottenere delle spille a tema per 500 punti di platino, gadget che richiamano l'identità stilistica di Viaggio al centro di Bowser, che si caratterizza per le iconiche ombre nere dei due fratelli. Inoltre, gli abbonati a Nintendo Switch Online potranno riscattare per 600 punti di platino poster dedicati alla trilogia di Super Mario Bros. Mentre gli ultimi rumor continuano a parlare del famigerato 4K su Switch 2, quel che è certo è che nell'ultima intervista Furukawa, oltre a dichiarare che sarà garantita la retrocompatibilità col precedente modello, ha confermato la sua precedente dichiarazione secondo cui l'annuncio di Switch 2 avverrà prima della fine di marzo. Sembrerebbe quindi che l'uscita effettiva si posizionerebbe nell'ultimo quadrimestre del 2025 e qui emerge una riflessione cruciale, poiché nel tentativo di capitalizzare sul vecchio hardware al fine di massimizzare i profitti, rimandare il lancio del nuovo potrebbe comportare significativi problemi di natura tecnica, dal momento che rischierebbe di entrare sul mercato già obsoleto. Sebbene non sia mai stato confermato ufficialmente, vari leak e l'analisi dei report della software house mi hanno sempre fatto nutrire il sospetto che quest'hardware fosse in realtà pronto da molto prima di quest'anno. Attualmente non avrebbe assolutamente senso rivelarlo prima di Natale e lo scenario più probabile è di vederla presentata in un apposito direct verso gennaio-febbraio. L'annuncio ufficiale di Switch 2 è atteso entro marzo, visti anche gli evidenti placeholder rintracciabili in Yooka-Laylee e Atelier Yumia, e la probabile uscita verso la fine dell'anno fa riflettere sui giochi che arriveranno sul mercato in concomitanza col nuovo hardware. Un nuovo Mario in 3D è sicuramente già pronto e verrà usato come bomba del Day One. Altri titoli di lancio sono evidentemente il tanto atteso Metroid Prime 4, il presunto gioco di Kid Icarus di cui parlava Sakurai tempo fa e forse anche un nuovo Kirby. E volendo unire tutti i punti, l'impressione è che Nintendo stia preparando il terreno per assicurare l'inclusione alla line-up anche del prossimo titolo in sviluppo da Monolith Soft. Data l'immensa ambizione dell'attuale progetto di Takahashi, trovarlo al lancio è impossibile, ma vederlo entro il primo o al massimo secondo anno di vita della nuova console è praticamente certo. Ed a proposito di Xenoblade, Nintendo ha recentemente pubblicato i dati di vendita delle sue numerose serie, evidenziando un notevole incremento delle vendite su Switch rispetto alle altre console. Tra tutte spicca la celebre produzione firmata Monolith Soft, che è passata da poco più di 1 milione di copie a oltre 7 milioni su Switch. Complessivamente la serie ha raggiunto 8,58 milioni di copie vendute, un risultato impressionante che dimostra il crescente successo e l'apprezzamento da parte dei giocatori
spettatori per questa straordinaria saga. Per rimanere in tema, sul canale YouTube di Nintendo of America, il trailer di Xenoblade Cross Definitive Edition ha raggiunto la straordinaria cifra di 1 milione di visualizzazioni in meno di una settimana. E si tratta di un risultato impressionante dato il target specifico a cui il gioco è rivolto. Per dare un'idea dell'importanza di questo traguardo, basta considerare che negli ultimi mesi solo 2 video hanno ottenuto lo stesso numero di visualizzazioni. Uno dedicato a Mario e Luigi Fraternauti alla carica, che però ha impiegato più di una settimana per raggiungere tale cifra, e l'altro riguardava la sveglia Alarmo, che però non è un videogioco. E quest'ondata d'hype suggerisce che la prossima remaster ha buonissime probabilità di eguagliare le vendite dei capitoli numerati. Già che siamo in tema, devo assolutamente parlare di Expelled from Paradise, un lungometraggio in stile anime di cui consiglio caldamente la visione a tutti i fan di Monolith Soft, data la sua fortissima impronta Xeno. In occasione del suo 10° anniversario sarà riproiettato nelle sale in Giappone in risoluzione 4K sotto il nuovo suffisso Impel by 10th Anniversary. Il setting del film è già di per sé un elemento che lo rende unico. La trama segue le vicende di Angela Balzac, un agente della Diva, non un paese, non una città, bensì una realtà virtuale. Sebbene gli abitanti conducano le loro vite tranquillamente come se fossero nel mondo reale, il tutto è solo un'illusione, dato che il loro universo è memorizzato in un database situato in una stazione spaziale. Questa realtà virtuale sembra un mondo ideale dove le abilità di ognuno sono amplificate all'ennesima potenza e non ci sono limiti a ciò che una persona può fare. Tuttavia, quando Angela dovrà tornare nel mondo fisico per dare la caccia a un misterioso hacker, riscoprirà tutti i limiti del corpo umano e inizierà a idealizzare, quasi a venerare, il mondo virtuale. Ma come spesso accade, il paradiso non esiste e dietro questa perfetta maschera si nasconde un'amara verità, come le aiuterà a capire il suo compagno di avventure Dingo. Il concept del film sembra quasi opera di Takahashi e il character design contribuisce a dargli l'aspetto di uno Xenoblade. Chi ha osservato le immagini avrà sicuramente notato la somiglianza di Angela e Dingo rispettivamente con Mitra e Rex, e questo perché sono stati disegnati da Masatsuko Saito, lo storico artista della serie. Il tono estetico è eccezionale e la storia presenta risvolti inaspettati che invitano a riflettere su temi come la coscienza, l'illusione del libero arbitrio e il significato della vita stessa, argomenti che rendono il film una vera perla filosofica. Se Takahashi dovesse mai realizzare un film su Xenoblade, Expelled from Paradise sarebbe la cosa più vicina adesso che ci si potrebbe aspettare. E oltre ai festeggiamenti del 10° anniversario, attualmente tutto lo staff originale del film è al lavoro sul sequel, intitolato Resonance of Art. E aspettando l'arrivo di un film di Xenoblade, anche questa settimana è giunta al termine. A breve arriveranno dei video che, dato il periodo, potete già divertirvi a immaginare cosa riguarderanno. Nel frattempo, se non volete perdervi le ultime novità, potete seguirmi su tutti i miei social con i link che trovate in descrizione. Nel primo commento c'è anche il mio canale Telegram sulle migliori offerte dei videogiochi. In sovrimpressione potete vedere i miei ultimi contenuti realizzati. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!